Nel video di oggi ti propongo un quiz di livello C1, quindi avanzato. E la prima parte sarà un quiz di lessico, la seconda un quiz di grammatica. Avrai 7 secondi per completare le frasi con l'opzione corretta e tutte le frasi che vedrai avranno un argomento in comune, un filo conduttore, che è il tradimento. Problemi di coppia. Prima di iniziare il quiz ti informo che ho preparato un documento PDF gratuito per te, con le frasi che vedremo nel quiz di oggi e anche la spiegazione del lessico o delle regole grammaticali che vedremo. Clicca sul link nella descrizione qui sotto per ricevere gratuitamente il PDF. Ma cominciamo con il nostro quiz! Ragazzi, sono totalmente scioccato perché ho scoperto un tradimento. No, ma io non le voglio sapere queste cose. Insomma, è cominciato tutto ieri pomeriggio. Vado al supermercato per fare la spesa, incontro Ilia e mi dice: lo sai che Saverio ha una con un'altra donna? Tradisce sua moglie Elena da più di un anno ormai. Saverio ha una che cosa con un'altra donna? A, B o C? Saverio ha una tresca con un'altra donna. Una tresca è una relazione segreta e illecita. Quindi Saverio tradisce sua moglie e ha una tresca con un'altra donna. Frase numero 2. Cosa? E chi è questa? Elena, la vicina. Elena, la rapper? Ma vuoi sua moglie? È 100 volte più bella e più simpatica. Ma vuoi mettere sua moglie? È 100 volte più bella e simpatica. Vuoi mettere. In italiano significa non c'è paragone. E spesso vuoi mettere è seguito dall'elemento vincente del paragone, in questo caso la moglie, che è 100 volte più bella e simpatica dell'amante. Vuoi mettere sua moglie? È 100 volte più bella. Vuoi paragonare sua moglie con quella? Ha vinto sua moglie. Numero 3. E come l'ha presa? La moglie, intendo. Male. Lo ha cacciato di casa, giustamente, e mi ha chiamato per aiutarla di tutte le cose del marito che sono ancora in casa. Lo ha chiamato per aiutarla a fare cosa? Per aiutarla a sbarazzarsi di tutte le cose del marito. Sbarazzarsi di qualcosa o di qualcuno significa liberarsi di qualcosa o di qualcuno che è inutile o fastidioso. Dobbiamo sbarazzarci di tutti questi libri che non leggeremo mai. Prossima. Ma come si fa a gettare una relazione di così tanti anni? Non capisco. Gettare al vento. Gettare qualcosa al vento significa buttare, lasciare andare, ignorando qualcosa. Gettare al vento una relazione. Ho gettato al vento anni e anni di studio per poi fare un lavoro completamente diverso. Ho gettato al vento 3 ore di lavoro e adesso devo ricominciare da capo. Gli è sempre piaciuto fare il con le donne. Che donnaiolo.
Gli è sempre piaciuto fare che cosa? Il galletto. Fare il galletto è l'atteggiamento di quegli uomini che vogliono corteggiare le donne e quindi vogliono essere simpatici. Sì, cercano di conquistarle con la simpatia, con la chiacchiera. Fare il galletto. Prossima. E alla fine è stato scoperto perché le bugie hanno... Che cosa hanno le bugie? Le bugie hanno le gambe corte. Questa è un'espressione molto comune in italiano e significa che la verità poi salta fuori. Le bugie non durano tanto perché la verità viene scoperta. Ultima frase del quiz di lessico. Conoscendo sua moglie, gliela farà pagare cara. Sono sicuro che se l'è legata... Dove? Sono sicuro che se l'è legata al dito. Legarsela al dito significa ricordarsi di qualcosa che è successo e aspettare il momento giusto per farla pagare a quella persona. Me la sono legata al dito. Prima o poi mi vendicherò. Attenzione al participio passato che è femminile, perché c'è il pronome la nel verbo. Passiamo al quiz di grammatica adesso. Come continueresti questa frase? Hai sempre 7 secondi di tempo, ma ferma il video se hai bisogno di più tempo. La tresca l'ho scoperta grazie a Elia. Qui siamo di fronte a un caso di dislocazione a sinistra. La costruzione standard sarebbe ho scoperto la tresca grazie a Elia. Ma qui ho preso un elemento della frase, la tresca, e l'ho spostato all'inizio, dislocazione a sinistra, per enfatizzarlo. Si può fare in italiano, ma poi questo elemento viene ripreso con un pronome. La tresca l'ho scoperta grazie a Elia. Ne parlerò in un video in futuro. E questa frase? Adesso sta cercando un avvocato che avvii le procedure di separazione. Qui usiamo il congiuntivo. Abbiamo una frase relativa con un pronome relativo che. E questo avvocato è un avvocato specifico? Parliamo di una persona specifica? No, un avvocato che faccia questo. Per questo usiamo il congiuntivo. Nelle frasi relative che trattano una persona o una cosa che non sono specifiche. Diverso il caso di questa frase. Ha trovato un avvocato che avvia questo genere di procedure. In questo caso lei ha trovato un avvocato che fa queste cose. È una persona specifica, un avvocato specifico. Prossima frase. Che Saverio fosse un donnaiolo lo sapevano tutti. Un donnaiolo è un uomo a cui piace corteggiare le donne. Perché usiamo il congiuntivo qui? Ci troviamo sempre di fronte a un caso di dislocazione per enfatizzare qualcosa. Ma non abbiamo spostato un elemento semplice della frase, ma un'intera frase. Abbiamo spostato la frase subordinata a sinistra, all'inizio. La costruzione standard sarebbe: tutti sapevano che Saverio era un donnaiolo. Semplice.
ma la subordinata ora si trova all'inizio della frase e il verbo in questo caso è al congiuntivo. Che Saverio fosse un donagliolo lo sapevano tutti e anche in questo caso c'è il pronome lo che riprende l'elemento enfatizzato, come in tutti i casi di dislocazione. Il verbo fosse è al congiuntivo imperfetto perché nella principale il verbo è un verbo all'imperfetto indicativo, loro sapevano. Prossima frase. Elena è arrabbiatissima con suo marito, ma mi ha scritto, magari da me. Ma, Elena, ma sei pazza? Magari? Magari tornasse da me. Qui ci troviamo di fronte a un caso di uso del congiuntivo in una frase indipendente. Magari tornasse da me. E si tratta del congiuntivo ottativo o desiderativo. Esprime un desiderio, no? È come dire vorrei tanto che tornasse da me. E in questo caso, di congiuntivo in una frase indipendente, magari è seguito dal congiuntivo imperfetto se l'evento è contemporaneo. Magari adesso tornasse da me. O futuro. Ma se l'evento fosse anteriore useremmo il congiuntivo trapassato. Magari fosse tornato da me. Prossima frase. Vorrebbe tanto che lui cambiasse idea. Sei pazza, Elena! Qui abbiamo il verbo volere nella frase principale e sappiamo che il verbo volere richiede il congiuntivo poi nella subordinata. Ma volere è al condizionale semplice e quindi avremo il congiuntivo imperfetto per gli eventi contemporanei o posteriori. Lei vorrebbe che lui adesso cambiasse idea o che in futuro cambiasse idea. E usiamo il congiuntivo trapassato nei casi di anteriorità. Lei vorrebbe che lui avesse cambiato idea. Ho un sacco di idee per i video futuri, Ne parlerò. Ultima. Pur non conoscendola bene, la chiamo e le chiedo come sta. La costruzione pur più gerundio ha un valore concessivo e potremmo sostituire questa frase con anche se non la conosco, la chiamo e le chiedo come sta. Pur più gerundio. Il pronome la sostituisce la moglie, ma con il gerundio si trova dopo il verbo, pur non conoscendola. Farò un video anche su questa costruzione. Bene, com'è andato questo quiz di livello avanzato? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che ti sia piaciuto e che sia stato divertente per te, che sia stato utile per imparare qualcosa di nuovo o ripassare cose che sapevi già. Qui trovi una playlist con tutti i quiz che ho fatto finora, dal 2019 fino ad oggi, dal livello A2 al livello C1, quindi puoi sbizzarrirti facendoli tutti. Li trovi proprio qui. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video.